Io sono un'iconografa e amo molto fare anche le Madonne in stile rinascimentale. Come molti sapranno, le Madonne in stile rinascimentale hanno le vesti fatte con il lapislazzuli, un pigmento assai pregiato e assai costoso. Per ragioni anche, diciamo, di risparmio economiche, ho deciso di provare a farlo da me. Guardando un po' di video su internet e soprattutto rifacendomi al libro dell'arte di Cennino Cennini, senza nessuna pretesa di saperlo fare particolarmente bene, soltanto diciamo un video che mostra quella che è una mia esperienza per un'esigenza di produrmi da sola un pigmento assai costoso che comunque vorrei utilizzare nelle mie icone. In questo video potrete vedere la mia produzione di lapislazzuli che inizia dalla pietra fino ad arrivare al pigmento pronto per essere utilizzato, che utilizzerò su una piccola tavola con una Madonna rinascimentale che sto facendo. Come prima cosa ovviamente dovremo frantumare il lapislazzuli e come tutti ben sappiamo il lapislazzuli è una pietra dura e quindi è complicato da spezzare. Ci possiamo aiutare mettendo i vari pezzi per circa 2-3 minuti sul fornello sopra una reticella ad arroventarsi. Passati 2-3 minuti lo possiamo mettere dentro un bicchiere di acqua ghiacciata diciamo lo shock termico faciliterà la disgregazione. Insomma, in parole povere, ci faciliterà il lavoro di spezzarlo. Appena è toccabile è molto importante toglierlo subito dall'acqua ed asciugarlo per non fargli assorbire l'acqua. A questo punto passiamo alla prima frantumazione. Ovviamente prendiamo un pezzo, lo avvolgiamo dentro una stoffa che sia resistente e con un martello bello pesante cerchiamo di frantumarlo. Ovviamente si frantumerà in pezzi abbastanza grossi, ma per il momento ci andrà bene così. A questo punto si procede a una macinatura diciamo un po' più fine di quella fatta con la mazza. Mettiamo i nostri pezzetti nel mortaio con un pezzo di jeans sopra perché il lapislazzuli scheggia e serve appunto per non perdere la nostra preziosa pietra e anche per non farcela schizzare nel viso. Adesso mi servirò di un setaccio per poter separare il lapislazzuli più sottile da quello più grosso che vorrò ancora continuare a pezzare dentro il mio mortaio. Questo qui è il lapislazzuli più fine che è pronto per la prossima fase di lavorazione. Questa è l'ultima fase di macinatura. Mettiamo il nostro lapis su una lastra di vetro con un po' di acqua, prendiamo una campana di vetro bella pesante e lo riduciamo a polvere. Una volta ridotto a polvere lo mettiamo in un piatto e lo lasciamo asciugare. A questo punto è arrivato il momento di procedere con la fabbricazione del nostro pastello. Io farò il mio pastello con 90 g di lapis e per 90 g di lapis utilizzerò 33 g di colofonia, 16,50 g di gomma mastice e 16,50 g di cera d'api. Io avevo a casa della cera d'api sbiancata, utilizzerò questa. A questo punto metterò la mia colofonia, gomma mastice, cera in una latta salificabile, ovviamente ben pulita, mettendola su una piastra elettrica scioglierò il tutto.
Non ci vorrà molto tempo, sono tutte comunque sostanze che si sciolgono abbastanza velocemente a contatto con il calore. Quando le nostre resine sono completamente sciolte, le versiamo in un bicchiere di vetro, possibilmente senza angoli, messo a bagnomaria in una pentola, un pentolino con dell'acqua precedentemente riscaldata. Questo ovviamente ci faciliterà a lavorare più a lungo le nostre resine prima che diventino dure. Versiamo dentro la nostra polvere di lapislazzuli e cerchiamo di amalgamare al meglio il tutto con un bacchetto di legno. Quando il nostro composto ci sembra ben amalgamato, lo versiamo su una tovaglietta di silicone. Il silicone ci aiuterà a poterlo poi ristaccare più facilmente. Il nostro composto sarà di una sostanza abbastanza appiccicosa e quindi è bene ungersi accuratamente le mani con dell'olio di lino per poterlo maneggiare bene. Quando il composto è, diciamo, raffreddato un po' e si riesce a maneggiarlo, maneggiamolo il più possibile. Questa è un'operazione molto importante. Quando ci accorgiamo che il nostro impasto sta iniziando a freddarsi e inizia a essere poco maneggevole, velocemente prepariamo i nostri pastelli. Una volta che li abbiamo preparati, dovranno stare fermi per qualche giorno. A partire dal giorno dopo che abbiamo preparato i nostri pastelli, li dovremo ogni sera maneggiare. Se ci troviamo in inverno potremo riscaldarli mettendoli anche dentro un pentolino con dell'acqua calda e appena saranno maneggiabili si maneggiano il più possibile. È bene non scaldarli troppo però per evitare che non si sciolgano troppo le resine. Se ci troviamo in estate possiamo mettere il nostro pastello per un 5-10 minuti al sole e diventerà della giusta temperatura e ci permetterà di maneggiarlo bene. Dovremo fare questa operazione praticamente ogni sera per 3 giorni. Una volta passati i 3 giorni possiamo procedere con l'estrazione. Prepariamo mezzo litro di acqua in un pentolino e vi mettiamo dentro 2 cucchiaini da caffè rasi di potassa. Facciamo scaldare l'acqua e la temperatura ideale sarebbe 43 gradi. Ovviamente sarebbe bene avere un termometro per poter vedere a che temperatura siamo arrivati. È molto importante non scaldare troppo l'acqua perché l'acqua troppo calda tende a far sciogliere troppo le resine e quindi diciamo anche a far rilasciare già sin dall'inizio quelle che sono le impurità che invece noi vogliamo separare dalla lazzurite. Ovviamente quando facciamo questi lavori la potassa è caustica e quindi è opportuno utilizzare dei guanti. Si possono utilizzare dei guanti appositi per sostanze chimiche. Io mi trovo abbastanza bene con il guanto di lattice, anche se dopo un po' si scioglie, magari lo cambio più volte. I primi maneggiamenti daranno il lapis migliore, quella che viene chiamata la prima scelta, più ricca di lazzurite. Poi man mano che si continua, ovviamente la qualità sarà sempre inferiore, la lazzurite sarà sempre meno e quindi sarà una scelta peggiore e meno blu.
ragion per cui è bene maneggiare in acque diverse il nostro pastello per avere più scelte e così appunto lasciare un lapislazzolo più bello separato da quello diciamo estratto da ultimo, che sarà di qualità peggiore. Io ho deciso di provare a fare due scelte e le mie due scelte saranno la prima scelta fatta della prima e la seconda estrazione e la seconda scelta fatta della terza, la quarta e la quinta estrazione. Qui sto unificando la prima e la seconda estrazione in quella che sarà la mia prima scelta. A questo punto si procede con i lavaggi, si prepara un po' di acqua con della potassa dentro, la si scalda sulla piastra elettrica e la si mette dentro il nostro lapislazzuli. L'acqua con potassa calda favorirà lo scioglimento di quelle resine che ci possono essere finite dentro nella nostra lavorazione dell'estrazione. Una volta maneggiata acqua, potassa e lapislazzuli lo dovremo lasciare riposare un attimo, far decantare e quando il lapislazzuli sarà completamente posato sul fondo della nostra scodella lo potremo spipettare con una pipetta, si toglie l'acqua pulita e dovremo rifare questa operazione più volte finché non vedremo il nostro lapislazzuli perfettamente blu e ben pulito. Adesso che il nostro lapislazzuli è perfettamente asciutto e quindi utilizzabile per dipingere, andiamo a vedere come fare una veste blu di una Madonna in stile rinascimentale. Come prima cosa farò le grafie. Ovviamente non utilizzerò il lapislazzuli che è un pigmento assai prezioso. Potrò utilizzare del blu oltremare sintetico con un po' di nero oppure anche dell'indaco, questo a scelta ovviamente. Per dipingere le vesti delle mie Madonne in stile rinascimentale io mi rifaccio alle indicazioni scritte sul libro dell'arte di Cennino Cennini. Come fondo preparo un rosso fatto di terra rossa di Pozzuoli e un po' di nero avorio. Ricordo ovviamente, per chi non lo sapesse, che la pittura per l'iconografia è fatta con la tempera all'uovo. Tendo 2 o 3 mani del colore che ho appena preparato, non diciamo troppo denso, che sia un minimo diluito e che non sia particolarmente coprente, ecco. Stendo 2 o 3 mani come base per poi dopo andare con dell'azzurrite. L'azzurrite che io ho è un po' grossa, quindi normalmente la trito un altro po' con la campana prima di utilizzarla. Il perché dell'azzurrite? Perché l'azzurrite è un pigmento ugualmente bello ma di costo diciamo molto più contenuto del lapislazzuli e quindi per le prime stesure io ci vado con dell'azzurrite, è una cosa che veniva fatta molto anche in antichità. Qui sto preparando della colla di coniglio al 5% che normalmente io tengo in frigorifero per queste diciamo piccole esigenze. Sul fornello la sto risciogliendo. Per fare le vesti delle mie Madonne in stile rinascimentale dove utilizzo sia il lapislazzuli che l'azzurrite,
Io fo una tempera apposta, una tempera dove non ci sono né acidi, quindi non ci metto il vino che ha una componente acida, e soprattutto per l'azzurrite è importante che non ci sia il cloro, ragion per cui utilizzerò una tempera fatta con dell'acqua distillata. Dentro ci metterò una piccola pennellata, qualche goccia di quella colla di coniglio che è necessaria per far aderire bene questi pigmenti alla tavola. Cosa dire di questi pigmenti? Sono dei pigmenti pesanti che sedimentano molto e sono anche un po' complicati da stendere perché tendono comunque a fare degli accumuli. L'unico consiglio che posso dare è di dare comunque delle stesure abbastanza diluite e darne magari di più per cercare di controllare meglio le pennellate e evitare accumuli che poi possono essere brutti. Io do diverse mani di azzurrite, diciamo finché non vedo che non mi copre abbastanza bene il rosso e il manto inizia a prendere decisamente un colore azzurro violaceo. Perché ovviamente se do più mani di azzurrite poi potrò dare meno mani di lapislazzuli, che comunque è un pigmento assai costoso. Poi è difficile dire io do 2 mani o 3 mani, questo lo dovrete valutare e giudicare voi in base sia alla qualità dell'azzurrite, che più bella è e più copre, sia anche da quanto vi viene densa ovviamente di pigmento la pittura. Quindi dirò solo questo, che quando si inizia a intravedere meno il rosso inizio a dare il lapislazzuli, e in genere di lapislazzuli do 2 o 3 mani, poi insomma a giudizio proprio, quando pare che la veste sia sufficientemente azzurra e bella.